E benvenuti in questo nuovo video. Commentiamo le dichiarazioni di Stroppa al termine di Empoli-Venezia finita 1-1. Nuovo format perché secondo me appunto Stroppa merita di essere commentato, ecco, perché dice sempre, mi sembra uno che ecco, lascia trasparire quello che pensa, sì. Non nasconde molto del suo pensiero, è molto trasparente, quindi secondo me merita, quasi quasi avrebbe senso farlo anche per il prepartita, perché comunque è uno che comunque dice, ti dà elementi da giornalista, poi insomma i giornalisti saranno contenti perché comunque ti dà parecchie informazioni, non si tiene nulla per sé, insomma, dice quello che pensa. Quindi andiamo a commentare quello che ha detto nel post partita di ieri, bello fumantino giustamente, tra ovviamente l'intervento che porta al gol dell'1-1, e lì ha fatto arrabbiare pure me, quindi ci sta, lo capisco. E poi anche su altre cose, soprattutto sulla gestione della partita in sé. Mi dispiace uscire da questa partita con un punto solo. La traversa di Quique Pérez, poi Yeboah davanti al portiere su una respinta. È stato un dominio assoluto nel secondo tempo, tranne per qualche comprensibile ripartenza concessa negli ultimi minuti, con la parata di Stankovic. Una partita che è stata in crescendo, si giocava palla su palla, nei primi minuti non eravamo veloci a girare palla e poi abbiamo preso le contromisure e la squadra si è espressa veramente alla grande. C'è una considerazione da fare. Sul gol dell'Empoli l'azione è iniziata da un fallo su Bjarkason. Peccato e dispiace andare a casa con un punto dopo una prestazione del genere. È mancato solo il gol per vincere. Sì, vedendo questa dichiarazione comunque possiamo dire che il video, quello che abbiamo fatto, il post partita che abbiamo fatto noi, corrisponde un po' a quello che ha detto lui. Siamo d'accordo. Sì, esatto, abbiamo visto la stessa partita. Sì, sostanzialmente sul fallo capisco, cioè perché per me era netto, in presa diretta, ma l'ho detto anche nel post partita, in presa diretta ho detto addirittura per me è giallo, non ho detto per me è fallo. La prima roba istintiva che mi è venuta a dire è c'è la munizione, perché lì era un contropiede e ci hanno fermato irregolarmente. Sì, ma prima, per me, poi esatto. per me è oggettivo, non è soggettivo. Sì, prima che loro segnassero poi l'abbiamo detto che è fallo, non dopo che... No, è brava, esatto, sì. Poi lì ovviamente la rabbia è scaturita al massimo. Più grande, sì, assolutamente, perché comunque di solito quei falli li fischiano, ne siamo abituati così e quindi dovete continuare, voi arbitri, dovete continuare a fischiare gli stessi falli direttamente agli Sì, arbitri. ma il fallo c'era però. Sì, appunto. Cioè, non so, ditemi voi se qualcuno non è d'accordo anche da imparziale, provo a fare un attimo l'imparziale, ma per me veramente, cioè, non è questione perché sono di parte, ecco, per me il fallo veramente c'è, non ho capito. Poi qualcuno diceva che cioè, al VAR hanno rivisto più che altro se c'era fuori gioco di Spendi che si invola, poi in quel momento quello lì la spalla della difesa. Regolare, sì. Però hanno guardato quello, sì. Cioè quello che spero che non sia così, però sarebbe grave se fosse così, che hanno guardato solo quello senza badare al fallo. Poi so che a livello di arbitri si guarda... Sì, se è fuori area... No, ma il fallo da campo che dicono no, lì è a discrezione dell'arbitro, lo guarda, giudica lui l'intensità, io non ne so molto sul tema, però comunque mi pare di aver capito questo. Sì. Per me non è una regola, se è questo, per me è una regola assurda. Spero non sia così, però. Poi, vabbè, quindi sull'intervento che porta al gol dell'Empoli, questo. E siamo d'accordo con Stroppa perfettamente. Anzi, mi ha fatto piacere che l'abbia sottolineato, perché comunque, al di là di una prestazione che lui giudica comunque al massimo, per me non è stata... tipo, ecco, così top come lo stata come quella del Frosinone, no? Sì. Però comunque non puoi dire che hai giocato male, per carità. Magari non con lo stesso ritmo, è mancato quel ritmo, quell'intensità che abbiamo avuto in altre gare, prima della sosta purtroppo. Però ecco, appunto, hai creato... Sì, anche Stroppa ha detto che gli dispiace uscire da questa partita con un punto solo, quindi anche lui si aspettava una vittoria, ma purtroppo l'Empoli ha deciso di impostare la partita in questo modo e ha messo in difficoltà il Venezia proprio nel creare azioni, cioè rovina un po' la partita questo. Sì, solo l'inizio forse non è stato il massimo, infatti anche lui ha sottolineato che è una partita che è stata in crescendo, nel senso che nei primi minuti anche a me non siamo piaciuti, perché giustamente sottolinea i ritmi erano
po' compassati, erano un po' Sì. bassi. Sono d'accordo, cioè facciamo fatica a girare palla velocemente più che altro, perché se giri palla lento poi la difesa avversaria si risistema, e se già sei piazzato dietro e tutto, già è un problema. Se più muovi palla lentamente, buonanotte, non segni mai. Quindi sicuramente poi abbiamo alzato i ritmi, però forse non quanto necessario, e per me anzi è così, per scardinare definitivamente la Esatto. difesa di Dionisi. È mancato solo un gol per vincere, come ha detto Stroppa. Cioè, È vero, è vero. effettivamente è così. Hanno provato a creare, perché non si può dire che non hanno cercato di creare qualcosa, però Sì, sì. è mancato proprio quello per riuscire a portarla a casa, a parte che doveva finire 0-1 perché c'era il L'abbiamo fallo, detto, quindi certo. se avessero tolto quel gol all'Empoli sarebbe finita giustamente 0-1 e l'avremmo vinta. No, per dire, poi le occasioni in sé le abbiamo anche avute, cioè come ha detto lui, attraverso Quique Perez, poi il tiro a giro di Sagrado, Sì, che non l'ha mamma detto, mia, è vero. comunque un'occasione, anzi era un bel, cioè l'aveva calciato veramente bene, lì è stato più bravo il portiere, che secondo me, che cattivo il tiro di Sagrado, per me Sì. veramente è stato bravo Fulignati. Poi sottolinea anche quella di Yeboah davanti al portiere, che però lì io non è che do troppe colpe, nel senso che la palla gli arriva, ok che era davanti Sì. al portiere Yeboah, gli capita Vero. il pallone, però veramente gli è capitato, perché la palla arriva velocemente, lì non Sì, si è non neanche reso reso conto. conto. Esatto. Quindi lì non lo incolpo, ecco, non voglio incolpare Yeboah per quello. Sì. Però sì, ecco, vero, questo dimostra il fatto che comunque le occasioni le hai create. Questo assolutamente sì, che hai dominato, assolutamente sì, più nel secondo tempo probabilmente, anche se il gol è arrivato nel primo. Però di fatto sempre un gol hai fatto, e quello è. Siamo stati un po' spreconi, Sì. forse sì, a questo punto forse sì, anche per dire l'occasione di Casas che ha al 50esimo, dove viene imbucato credo da Quique Perez, ma non ho la certezza. Sì. Spreco assurdo, cioè tremendo. Lì l'attaccante deve buttarla dentro. Infatti sono un po' deluso da Casas, che era entrato benissimo contro il Frosinone, aveva segnato. Dal primo minuto non è che mi abbia convinto così tanto, dove tra l'altro quasi Adorante faceva più la seconda punta e lui faceva la prima. Sì. Per assurdo è stato un po' così. Questo è il nostro pensiero in merito a quello che ha detto Stroppa. Scrivete voi qua sotto cosa ne pensate. Sì, e se vi è piaciuto questo video, se esatto. possiamo continuare a farlo, se vi piace, e se volete anche il pre-partita sulle parole di Stroppa. Sì, esatto, è un'idea, così l'abbiamo buttata lì. Scrivete voi qua sotto se vi è piaciuta. E sempre Forza Venezia. Sempre Forza Unione.